Amici, un saluto dall'intrattenitore che vi tiene per ore, il suo nome è Jack Leone Max, come dice anche la sigla. Allora, oggi siamo finalmente alla terza e ultima partita del girone, Mondiale 2006 con l'Italia. Abbiamo vinto 2-0 col Ghana, 3-1 contro gli Stati Uniti e ora affrontiamo la Repubblica Ceca. E sono curioso di vedere come se la caverà. Al momento sono secondi nel girone, quindi dovrebbe essere la squadra più forte che affrontiamo e avrà sicuramente i giocatori che conosciamo, però adesso con questa barra davanti non ci riesco a vedere. E voglio premiare Vieri, che è stato incredibile, ha fatto 2 gol in un tempo. Tolgo Gila, che comunque è bravissimo anche lui, e giochiamola. C'è sempre tempo per cambiare. Gli italiani consumano più acqua in bottiglia degli altri, hai capito? Gli italiani bevono molta acqua in bottiglia, dice. Sì, è vero. Almeno sono il primo ad avere tanta acqua in bottiglia. Ok, lasciate perdere l'intro spaventosa. Nedved? Lo sapevo che c'era. Ciao Nedved! Ok. Ecco qua. Buffon contro Nedved, Del Piero contro Nedved. No, Del Piero non c'è in panchina. La selección ya está clasificada y seguramente su entrenador. Non avevo ancora finito di caricare bene le maglie, ma adesso ci siamo. Son poco habituales en el 11 de partida, pues con un calendario tan apretado como el del Mundial. Forza Azzurri, come sempre. Dobbiamo sognarla questa vittoria. Han hecho ya sus deberes y deben descansar un poquito. Hoy deberían jugar los suplentes para darles Camoranesi, Totti è un po' stanco, ma ne vale la pena. Non voglio proprio fare un grande cambio di giocatore. Pirlo è stanchissimo. Ragazzi, avrei dovuto puntare un po' di più sulla seconda squadra in questa partita, che non potevo permettermi, ma anche Zambrotta, devo tenerlo presente. Pirlo e Zambrotta sono da sostituire poi, non adesso. Fine il primo tempo magari. Altrimenti ci ritroviamo spompati senza la forza. Attenzione, ma Buffon c'è. Che campo buio da quella parte. Primer balón para el portero, empieza pronto. Visto che è una domanda che mi viene fatta di frequente, ovviamente la rispondo prima ancora che mi venga chiesto. Come fai, Jack, a giocare con questa grafica? Sto giocando da PC in quello che viene chiamata emulazione, ovviamente legale se si possiede la copia originale del gioco, ma alcuni giochi sono abandonware. Cosa significa? Siamo un po' al limite delle regole, ma abandonware significa che la licenza non è stata rinnovata e quindi tecnicamente il gioco non è più eleggibile per essere venduto. Questo significa che è ritirato dal mercato. Poi, che significhi che sia legittimo ottenerlo o no, quello sta un po' all'interpretazione. Mi verrebbe da dire di sì, perché non c'è nessuna licenza, non fai nessun danno a nessuno, però ultimamente c'è la iniziativa a cui ho aderito anch'io, che si chiama Stop Killing Games. Potete firmare quando volete, ma sono già per impedire in Europa almeno alle aziende di chiuderci un gioco e renderlo completamente inaccessibile. Attenzione che giocata ovviamente ne vale la pena, perché purtroppo tante case, non voglio neanche fare nomi, dicono il gioco è dato su licenza, ma è nostro, non è vostro, l'avete comprato, vi siete presi la limited edition, vi siete presi la steelbook in ferro, va bello, ma no, mi spiace, no, il gioco comunque non è vostro, l'avete comprato, l'avete speso magari anche 120 euro di cose speciali, no, il gioco non è vostro. Attenzione, segnano loro, si punisce Barros. Se pensavate, Jack, è facile sto gioco. È facile, ma è facile anche per loro fare quello che facciamo noi. Stesso tipo di gol. Come lo facciamo, lo subiamo. Mi preoccupa il secondo tempo quando toglieremo Pirlo e Zambrotta. Luminoso. Grighera. Ma comunque lo sto giocando abbastanza male. Detto questo. Non succede nulla, siamo primi comunque. Se la Repubblica Ceca vince, va a 5 punti, ma non interessa a me. Voglio vincere tutte le partite di qualificazione.
La mia mentalità non è, vabbè adesso ci riposiamo, la mentalità è, ah sì? Stiamo vincendo? Facciamo ancora meglio. Boboschi, grande giocatore. Grande giocatore. Metió la cabeza en el momento idóneo. Scusatemi un attimo la mia voce, ogni tanto mi salta. El chico tiene un montón de opciones de pase. Se ve. Sulla linea del fuorigioco. Acaban de llegar los marcadores del otro partido del grupo. Pirlo. Ok, ci siamo. Qué buen pase, metió en profundidad. Se perdió el balón por el lateral. Se perdia il balón. Ovviamente me ne approfitto intanto di questa azione un po' ferma. In realtà no. Ma comunque, per dirvi che se volete supportarmi, prima di tutto vi invito a seguire il canale, attivare la campanella. E poi, se il video vi piace, anche se stiamo perdendo, se il progetto vi piace, potete lasciare un like, è un piccolo gesto, è gratuito e aiuta tantissimo. Non mi metto a dire, ragazzi, abbonatevi o cose varie, no, non lo dico, quella è una cosa che assolutamente è sempre stato un option e cose varie, soprattutto perché io ad esempio sono uno che non ama tanto vedersi le pubblicità e ogni tanto, puff, ti buttano la pubblicità nei momenti peggiori, non lo faccio io, è automatico, però, ripeto, sono già felicissimo quando vedo che c'è interesse per un progetto, mi rende molto felice. Questo canale ha tanto calcio retro gaming, ma non è l'unico focus perché gioco tantissimo. Il mio genere preferito sono i giochi di ruolo. Gianluca Zambrotta. Ovviamente diversi. Gattuso. Vai. Tomas Rosicky. Jugando Pavel Nedved. Grande Nedved. Che poi ha segnato Barros. Una ocasión prometedora. ¡Qué ocasión! Sí, el balón es suyo. Dios mío de mi vida, esto es una pared. Oggi la cosa bella, ma fino a un certo punto, è che inseriscono tutto, inseriscono i mondiali nei giochi che avete già preso. Ad esempio FC 26 ha dentro i mondiali dopo la patch, però allo stesso tempo non ha la stessa atmosfera di un gioco confezionato apposta per il mondiale, ma comunque se la cava bene. Ma questo qui era un cross, alla faccia del cross. Ha piantato un tiro incredibile. Vabbè, doveva essere un cross. Doveva. Oh boia, non ho cambiato i giocatori, anche Zaccardo. Mi sono dimenticato. Allora, no, ma sono messi male. Zaccardo è stanchissimo. Ci mettiamo Oddo, Massimo Oddo. Allora, poi vediamo un po'. Abbiamo da togliere anche Zambrotta. Ci mettiamo Barzagli, che è più forte di Chiellini nel gioco. E Pirlo, come già detto, Pirlo dobbiamo farlo riposare per bene. E ci metterei per Rotta. Non penso che possiamo fare, anzi, cambi restanti 0. Quello che è. Fine. Dobbiamo almeno pareggiare su. E vorrei anche vincere. Ma no, ma spinto. Non è fallo. Che viene recuperato. Se fosse stata una partita di basket, avremmo sentito il pubblico urlare difesa. E quasi segna di nuovo Barros. Che azione! E anche qua chiedo la solita domanda: quali giocatori della Repubblica Ceca ricordate più affetto? E vabbè, che Juventino mi dirà Pavel Nedved, ovviamente, però chi non lo è, magari dirà anche qualche altro nome. Boboschi, Barros, Rosicky, fortissimi. Tomas Rosicky. El partido continúa con el 1-0 nel marcador. E niente, sto giocando male, ma sono bravissimi a tenere palla questi. Per una volta abbiamo veramente una squadra che ci ha messo le strette. Era partita tanto facile, ma... Cos'è? Fuori gioco? Non capisco. Cosa è successo? Ma dai, fuori gioco? Ma no. Calcio di punizione. Qua la vorrei passare, ma facciamo che tirare. Bella. Nonostante la distanza. Anche loro un gran portiere, però. Ma non che l'abbiamo mai messo alle strette oggi. Ucfalusi? Ma com'è possibile che c'è Ucfalusi? Attenzione. Gol! Pareggio del Pomone.
Non potevamo perdere, non dovevamo perdere. Es sin duda la mejor manera de batir al guardameta. Le obligas a moverse y tirarse para Che despejar. emozione! Las cosas están muy, Bobo, muy, pero que si fa un muy gol così. reñida. El jugador no parece contento, pero el míster tampoco lo está. Ha tenido actuaciones mucho mejores. La verdad es que jugando así no puede quejarse por ser ahora Volete giocare al sustituido. contrario? Thomas Rosicky. Sono motivato, ora andiamo a farne un altro, dai. C'è tutto il tempo che ci vuole, tutto il tempo. Un altro gol in Vamos, questa chaval, que partita. es tuya. Poi ancora Barros, Pero no la atrapa. fortissimo. Muchas opciones para el córner. Corner. ¡Qué buen córner! Desvía el balón. Non con riusciamo a la toglierla. puntita de los dedos. Odo. Oddo. Ieri. Controlan el esférico en defensa. Perrota. Perrota. Come chiama lui? Jugando Pavel Nedved. Oh no, ma sono smarcatissimi. Solo le queda el portero. Sensacional, qué maravilla, qué forma Insistiamo, de parar, ragazzi, espectacular la acción del guardameta. Sí, no Repubblica Ceca che gioca benissimo. Guarda come ci frega la palla. Pure Totti si tiene la fa bola. fregare Vemos oggi. cómo siguen buscando esa ocasión que deshaga la igualada. Se anticipa y se hace con el balón. Ci siamo. Tony. 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 Bella, ma non basta. Qué ocasión ha dejado pasar. Ha Qué sbagliato lástima. lui. Non ha No les parato ha dal sonreído portiere. la suerte esta vez, pero buen intento. Ha sbagliato lui. Posiblemente todavía no se ha dicho la última palabra. Tony. Una jugada muy buena de la defensa. Jankulowski, è vero che c'è anche lui, giusto, giusto. Che squadra, veramente, sì, sì. Stavolta abbiamo portato un gran team. Aparece Totti. Chieri! Gol. E ne segna un altro! Io lo metto titolare. Ma è una macchina da guerra questo Bobo Vieri. Siquiera a sacar el balón del centro del campo. Qué gol tan importante, ¿eh? Gracias a ese gol ahora tienen ventaja. Che replay clamoroso. Con quei capelli così particolari che ha messo nel gioco. E vediamo come va. È quasi finita, 90° minuto, abbiamo recuperato. ¿Qué Una delle pasa cose con più belle è Nedved? recuperare uno svantaggio. Eso es, esta victoria es tremendamente importante ya que significa que han conseguido clasificarse para la siguiente fase. Nedved è La arrabbiato. fase del gruppo resulta Non so come è complicada, finita pero l'altra gracias a partita, lo esta scopriremo victoria adesso. Han conseguido su objetivo y solo queda esperar a que den comienzo las eliminatorias. A veces es Che squadra veramente, che Italia, ragazzi. Giocarla così è un'emozione pura. Io per oggi mi fermerò con le registrazioni, così inizio a pubblicare, inizio a sentire i vostri commenti. Ok, abbiamo tabellino, abbiamo marcato anche la Repubblica Ceca e l'abbiamo sconfitta. Gagnare per un gol, lo so, per un solo gol. Vittoria, vedete, è nel tempo del descuento, cosa sarà? La parte finale, recupero. Gagna 3 saber remontado, un gol di differenza. Questo è bello, remontato un gol. Gagna 3 partite consecutivos, certo, 3 di fila. È andata bene. Ok, sono soddisfatto. Il gioco mi piace, il gameplay è ottimo, fluido, si diverte. E quindi vediamo un po'. E ora, attenzione, avevo il giornale. Eliminatoria, comienza l'eliminatoria, iniziano le eliminazioni. Ecco qua dice, cosa succederà con le fasi del gruppo, ma classifiche. Cos'è cambiare le riviste? Perché? Che succede? Che cosa ho fatto? Non lo so cosa ho toccato. No, ma mi piaceva. Vabbè. Io direi, vederci i risultati, ma... già. No, adesso siamo già bloccati. No, non voglio ancora vedere i risultati dopo. Fammi vedere i gruppi. Allora, abbiamo già visto quelle là. L'abbiamo già visto la volta scorsa. Lo ripeto ancora una volta perché è importante. Germania e Costa Rica passano il turno. Inghilterra, Trinidad e Tobago passano il turno. Serbia e Olanda passano il turno. Portogallo e Messico passano il turno. Italia e Repubblica Ceca, clamoroso, hanno pareggiato Stati Uniti e Ghana. E la Repubblica Ceca si salva, meritava. Facciamo bravissimi. Brasile, Australia, affronteremo l'Australia, eliminata stranamente la Croazia che sta facendo bene, e il Giappone. Brasile è fortissimo, complimenti.
Vieri fra i migliori marcatori dopo Rooney, intanto Svizzera e Togo passano, è clamoroso, veramente. E poi abbiamo Ucraina ed Spagna, passano il turno. Brava la Spagna che ce l'ha fatta recuperare la partita male. Ok, va bene, mi fa piacere, noi affronteremo l'Australia. E dunque, cosa succederà adesso? Abbiamo già alineazione, così vediamo che succede. No, che è sta cosa però, vabbè, me ne approfitto, metto subito, Vieri, io seguo come vanno le partite, poi sentirò i vostri commenti, chiaramente ci mancherebbe altro. Però, e vediamo dunque il resto. Rientro sul risultato, sappiamo, abbiamo già gli ottavi. Oh, ma questo è clamoroso, ragazzi. Ma veramente il Trinidad e Tobago ha battuto 3-0 la Germania. La Germania non ci credo. Costa Rica e Inghilterra 1-4. Attenzione, calci di rigore fra Serbia e Messico e vince il Messico 4-3. Olanda-Portogallo 1-0, Italia-Australia, Repubblica Ceca-Brasile, Svizzera-Spagna e Togo-Ucraina. È stranissimo questo mondiale, è stranissimo. Non so cosa ci troveremo in finale, magari Trinidad e Tobago, magari ma il Messico mi piacerebbe pure. O il Togo, magari immaginate il Togo in finale. Vabbè. Ma comunque sia, ragazzi, non sottovalutiamo nessuno. Se ho capito bene, dovremo poi affrontare, se mi battiamo l'Australia, chi vince fra la nostra avversaria Repubblica Ceca e il Brasile. Potremmo avere un'Italia-Brasile, non sono sicuro perché non vedo come vedere tabella. Non è questa sono i marcatori, e queste sono le munizioni. Amarillas, vedete, e Rojas, Rossi. E quindi insomma sarebbe bellissimo vedere un'Italia-Brasile, assolutamente è ciò che io spero di vedere. Ditemi voi cosa sperate, ma io intanto vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo poi con la fase eliminatoria. Ciao a tutti, vamonos, ciao ciao!